Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare dal 17 al 31 maggio dove troveremo la luna piena in Sagittario e che vi aiuterà a comprendere meglio cosa accadrà in questo periodo, quindi trovare dei suggerimenti e anche la spinta giusta per affrontarlo. È una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna. E prima di ascoltare gli oracoli, cosa aspettarci a livello astrologico? E quindi noi andiamo ad analizzare tutto il periodo. È ovvio che il culmine proprio della luna piena sarà il 31 maggio, però è tutto un periodo dove può crescere, aumentare l'ottimismo, l'entusiasmo, la fiducia nel futuro, per nuove esperienze, nuove avventure, anche viaggi e conoscenze, perché in questo periodo la comunicazione sarà molto vivace, quindi socievolezza, buon umore, energia abbastanza alta, voglia di migliorarsi, sensazioni di libertà e leggerezza. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impazienza, alla difficoltà nel mantenere impegni a lungo termine, attenzione alle decisioni impulsive, rischiose e frettolose, anche all'incostanza nel portare avanti le idee e i progetti e all'eccessivo dispendio di energie. Quindi questo dal punto di vista astrologico. Adesso andiamo a vedere cosa vogliono dirvi gli oracoli. Il punto di partenza, il vostro punto di partenza, quindi intorno al 17 maggio, c'è l'energia del cervo della luna. In questo caso, siccome il suo significato si riferisce proprio a un periodo molto positivo che si apre, e allora può essere positivo soprattutto per la cura, il sostegno di qualcuno, anche di se stessi, momento adatto per esercitare il proprio potere, per accogliere cose buone, anche per affrontare le sfide con maggior determinazione e coraggio, sapendo che possiamo ottenere vittoria, soddisfazione, abbondanza e prosperità. Magari in alcune circostanze di sfruttare una scintilla, un'ispirazione, un'intuizione, questo può essere molto utile. Poi troviamo fiore di luna, bellissima carta perché appunto ci parla di fioritura, di crescita, quindi a proposito di fioritura personale, magari per intraprendere una nuova impresa, a volte può essere anche una cosa semplice, il prenderci cura di noi stessi attraverso una pratica spirituale, anche una passeggiata, un coltivare un hobby, eccetera. Ma soprattutto ci parla anche di un periodo dove possiamo diventare più consapevoli, dove possiamo mostrare il nostro valore, ampliare le nostre abilità, di sentirci più sicuri o anche effettivamente di affrontare e superare una sfida che ci renderà migliori. Poi vediamo, l'altro messaggio arriva dall'osservatore delle stelle. In questo caso, secondo me è abbastanza interessante perché ci sta dicendo che dobbiamo essere ben sicuri di cosa vogliamo. Se abbiamo un'aspirazione, un'ambizione, è il momento giusto per alimentarla ulteriormente e quindi di visualizzare il nostro obiettivo. Se poi c'è qualcosa che non va, magari appunto dobbiamo cogliere un'occasione per osservare e quantomeno eliminare uno schema negativo che va sostituito, oppure una ferita, una delusione, un qualcosa che adesso non ci serve assolutamente, ma che abbiamo bisogno di fare piccoli passi in avanti, quindi di offrirci all'esterno, al mondo, ma soprattutto di portare avanti i nostri sogni, i nostri desideri. Adesso vediamo i messaggi dall'oracolo dello sciamano. Vediamo che cosa vogliono dirvi ulteriormente.
troviamo la raccoglitrice. Questa ha a che fare con l'abbondanza, con il compimento di qualcosa, il raggiungimento, e ci sta dicendo che per alcuni aspetti, è vero, possiamo già cogliere dei risultati, forse di alcune cose che abbiamo già fatto ulteriormente, e quindi arriva questo momento propizio. Però io direi che è anche propizio per altri aspetti, cioè ci sta dicendo che dobbiamo raccogliere le nostre energie, dobbiamo capire che intorno a noi e in noi abbiamo già disponibilità di ciò che ci serve, e quindi di valutare le nostre risorse, di utilizzarle al meglio, di fidarci del ritmo naturale. Non dobbiamo essere impazienti, dobbiamo riconoscere a noi stessi che magari stiamo agendo bene. Se invece non lo stiamo facendo, allora questo è il momento per correggere il tiro, cambiare qualcosa, sapendo che riusciremo ad ottenere i nostri risultati, ce lo sta dicendo anche questa carta. Però non dobbiamo avere ansia di controllo, dobbiamo aspettare che le cose possano maturare. Ed effettivamente, e questo è il rischio del periodo, di aver fretta, di, essere impulsivi, di essere impazienti. Magari qualcosa, se non si realizza adesso o se non si sta realizzando, dobbiamo semplicemente pazientare, aspettare, continuare, a coltivare, continuare ad impegnarci, proprio perché alcune cose hanno bisogno di tempo per maturarsi. L'altro messaggio arriva dalla carta spirale. In questo caso il suo messaggio è di valori, della propria unicità, oltre i ruoli e le aspettative, forse anche nostre e degli altri. Magari queste dobbiamo metterle un attimino da parte. Indica una specie di, invito, di chiamata, è quell'intuito che precede la chiarezza, di individuare, ciò che può curare, ciò che può guarire, quindi permettersi magari di riposare, di sfruttare al massimo la nostra saggezza, di riconoscere l'esperienza, di sfruttare l'amore come forza creativa. Non mi riferisco all'amore solo verso una persona, magari noi stessi o anche un progetto. Quindi effettivamente ci sta dicendo che dobbiamo utilizzare la nostra forza, la nostra passione e ascoltare quei messaggi sottili intorno a noi. L'altro e ultimo messaggio arriva da il vento. Questo è un messaggio che indica un qualcosa che è pronto per essere trasformato, un'idea, un'abitudine, anche le nostre, prospettive. Quindi dobbiamo lasciare andare il bisogno di controllo, dobbiamo forse abbandonare anche un'abitudine, di aver fiducia, determinazione di portare avanti una sfida, l'abbiamo visto proprio nel corso della lettura stessa, di agire per il bene, forse comune o anche per, noi stessi. Quindi è tempo di rinnovare qualcosa. È anche magari un vecchio modo di fare, di agire o di comunicare, e capire che effettivamente c'è qualcosa che non sta funzionando. Visto che abbiamo comunque delle belle energie, delle belle indicazioni che ci stanno dicendo che possiamo raggiungere, ottenere, fare qualcosa di importante, però ci sono alcune cose che probabilmente dobbiamo ancora attenzionare e sistemare, e questo è il momento favorevole per farlo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!